Sai già fare palle di Natale come queste? No? In questo video imparerai come fare tante palle di Natale fai da te personalizzate utilizzando palline di polistirolo e stoffa nelle tue fantasie preferite. Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia, dove puoi trovare tantissimi tutorial di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. Io non avevo mai fatto palline di Natale con la stoffa perché pensavo che fosse una cosa difficilissima da fare. Dopo aver scoperto il procedimento mi si è aperto un mondo e mi sono divertita a fare tante palline di polistirolo per il mio albero di Natale. Questa tecnica io la conoscevo come patchwork senza ago, ma in realtà ho scoperto che si chiama kimekomi ed è una tecnica che risale addirittura al XVIII secolo e arriva dal Giappone. Nei giorni scorsi ti ho già insegnato come si fa per dividere le palline di polistirolo in spicchi, quindi se non hai ancora visto il tutorial ti consiglio di andare a guardarlo. Nel tutorial di oggi quindi ti mostro occorrente e procedimento per rivestire con la stoffa le tue palline natalizie. Continua a guardare! Per questo progetto parti da una pallina già divisa in 4 spicchi. Se non sai come dividerla, trovi il link del tutorial dove spiego come farlo nella descrizione sotto al video. Prendi il compasso e sostituisci la mina con l'accessorio adatto per poter tracciare le circonferenze con una penna. Misura la lunghezza della linea che parte dalla sommità e tocca la circonferenza della pallina. Calcola la metà e segna i punti a metà di tutte le linee che separano gli spicchi. Apri il compasso e poi traccia dei semicerchi che tocchino il punto sulla sommità della pallina e la circonferenza. Ruota la pallina e ripeti anche per l'altra metà della sfera. Con il metro aiutati a congiungere i semicerchi tracciando una linea obliqua. In questo modo creerai degli spicchi ondulati. L'effetto ondulato risalta di più se la pallina è stata divisa in 6 oppure in 8 parti. Per non confonderti, marca ogni spicchio ondulato con una penna di colore diverso da quelli che hai già usato. Ora usa un pezzo di carta da forno o di carta velina per tracciare la sagoma degli spicchi. Per tenere fermo il foglio puoi aiutarti con degli spilli. Taglia il polistirolo per creare dei solchi usando un taglierino e seguendo le linee ondulate che avevi tracciato. Ripassa il contorno che hai tracciato sulla carta, ritaglia il cartamodello e creane un altro i cui margini siano più abbondanti di circa 1 centimetro. Ora riporta il cartamodello più piccolo su un foglio di ovatta per imbottiture, oppure puoi riciclare un vecchio copriasse da stiro come sto facendo io. Posiziona l'ovatta sulla pallina e, se necessario, sistemane forma e misura prima di tagliare gli altri 3 pezzi. Usa questo per sistemare i cartamodelli. Copri con colla stick uno degli spicchi e incollaci sopra l'imbottitura. Riporta il cartamodello più grande sulla stoffa, facendo attenzione di capovolgerlo sottosopra se lo tracci sul retro della stoffa.
Posiziona la stoffa sull'imbottitura e aiutati con il taglierino o con la lama di un coltello tenuto al contrario per infilare la stoffa nei solchi creati prima. Cerca sempre di lavorare in modo alternato sia su un solco che nel suo opposto per evitare di tirare troppo la stoffa da una parte rischiando di non averne abbastanza dall'altra. Ripeti lo stesso procedimento per tutti gli spicchi, alternando stoffe di diverse fantasie. Passiamo ora alle fasi finali della decorazione della pallina di polistirolo. Incolla della passamaneria con la colla a caldo in corrispondenza dei solchi fra gli spicchi. Io ho usato un cordoncino dorato, ma puoi usare quello che preferisci. Prima di fissare le estremità del cordoncino con la colla a caldo, forma un'asola che servirà per appendere la palla natalizia all'albero di Natale. Rimanete sintonizzate su Vivi con Letizia perché nel video tutorial in diretta di lunedì 19 novembre vi spiegherò come fare questi super fiocconi perfetti. La cosa bella è che questa tecnica è talmente facile che una volta imparata sono sicura che vi divertirete a fare un sacco di palline di Natale diverse. Se i miei progetti ti piacciono, assicurati di iscriverti al mio canale adesso, clicca iscriviti e clicca anche sulla campanella. E tu quale pallina di Natale farai prima? Quella a spicchi o quelle con il cuore? Ciao!